tu non sei in grado di essere te stesso senza essere giudicato. Se io andassi in vestita così in Italia, probabilmente avrei qualcuno che mi mena dietro un vicolo. Magari ti direbbero non siamo nel 600. Capito? Una ragazza di 20 anni che va a vivere a New York per trovare meritocrazia e per trovare se stessa e essere vista, diciamo, come è. Amici di Story Hunters, buongiorno. Siamo con una stupenda giovane donna pimpante e che volevamo farvi conoscere perché è un personaggio notevole, di grande sensibilità e grande intelligenza, ed è una ragazza che ho conosciuto qui in Portogallo perché è la figlia di un'amica che vive qui da anni, ma lei ha scelto di vivere a New York. Quindi piacere. Piacere. Ciao, sono Aurora. Aurora, sì. Da dove vieni? Io vengo da Roma e adesso sono 4 anni che vivo a New York. 4 anni che vivi a New York, ma quanti anni hai? 22. Capito? 4 anni che vivi a New York a 22 anni. Mi sarebbe piaciuto fare una cosa del genere quando avevo l'età tua, ma come ti è venuta questa, diciamo, idea di New York e perché non Londra o altri paesi? Perché a parte che mi è sempre piaciuta l'America, mi è sempre piaciuta New York e di base mi sono spostata per via della danza e ho sempre avuto, diciamo, questa passione per la danza classica e ho fatto un'audizione per entrare al Joffrey Ballet di New York e sono entrata, quindi mi sono trasferita. Questo è quello che le ha dato, diciamo, l'America come opportunità. Come l'hai trovato questo paese? Diciamo, raccontaci un po' i posti che hai visto, quali preferisci, come li hai visti? Preferito decisamente Albufera, io ho un amore spassionato nei confronti del mare, dell'oceano, quindi Albufera sicuramente è la mia preferita. E il Portogallo mi piace, l'ho visitato tanto grazie al fatto che l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo fatto la Rota Vicentina e quindi sono stata in grado di vedere i paesaggi secondo me più belli del Portogallo e quindi sono contentissima. Io purtroppo però non sono una persona che si trova bene in natura. Quindi New York per me va benissimo, in mezzo alla città, mi trovo molto più a mio agio nella città, nel caos appunto della vita, delle persone. Io e la natura non andiamo d'accordo, io e gli insetti non andiamo d'accordo. Quindi nonostante mi piace tantissimo il Portogallo, adoro Albufeira, non so se ci verrei a vivere necessariamente. È un po' quiet, diciamo, per una persona giovane forse. Sì. E volevamo subito iniziare questa intervista parlando delle negatività che hai incontrato a New York. Sì. Allora, diciamo che ci sono molte cose ovviamente molto positive nello stare in America, ma c'è l'altro lato della medaglia. Le cose negative principalmente sono il fatto che è la città più costosa dell'America. Quindi una spesa di 2 verdure, qualche pezzo di frutta, un pezzo di carne, $57. Quindi sicuramente non è semplice dal punto di vista economico. Non è esattamente una città sicura perché è strapieno di gente folle, semplicemente gente folle. Quindi diciamo che bisogna sempre stare molto attenti all'ambiente circostante. I servizi pubblici ci sono, ma complessi da gestire perché nonostante sì c'è la metro 24 ore su 24, ci sono negozi che sono aperti 24 ore su 24, ma spesso capita che se sali su una metro per andare da qualche parte e c'è qualche psicopatico che sta minacciando il conduttore, la metro andrà da un'altra parte. E quindi in automatico la loro sicurezza è cambiare direzione e portare quella persona, diciamo, borderline somewhere else. Esattamente, over the rainbow, esatto. Però sì, quindi è capitato spesso che tu stai cercando di tornare a casa alle 9 di sera e ti ritrovi completamente dall'altra parte di New York e dici quindi come ci torno io a casa? In bocca al lupo. Cioè questo diciamo è la situazione. Io ormai mi ci sono abituata, quindi trovo diciamo i folli quasi divertenti. Quindi ogni volta che mi trovo in situazioni in cui vedo qualche psicopatico che sta urlando in mezzo alla strada dici oh che simpatico e muovo e vado dall'altro lato. Ma al di là di questo diciamo è anche una città un po' sporca, mi dicevi. Sì, è molto molto sporca, la spazzatura che si
proprio compila sulle strade, ovviamente è strapieno di ratti, sono diciamo l'altra parte della popolazione americana, cioè l'altra parte della popolazione, ci sono persone e poi ci sono i ratti. Ma parlano americano? Guarda, secondo me hanno gli accenti, io sono convinta che abbiano accenti. Le infrastrutture molto, molto spesso sono vecchie, quindi le tubature, gli infissi sono diciamo non esattamente moderni e quindi questo porta a animali, insetti, qualunque altra cosa a entrarti in casa senza che neanche te ne accorgi. Quindi tu hai trovato questa città, diciamo, cosmopolita al massimo, ma anche con delle negatività, e cos'è che ti attira invece? Il caos più assoluto di New York, che mi rendo conto che invece per esempio una delle mie carissime amiche di New York, anche lei italiana, anche lei di Roma, lei la detesta. Gli stessi motivi per cui io l'adoro: il caos, il fatto che la gente pensa ai fatti propri. Quindi se tu sei sulla metro, tu vedi lo sguardo completamente perso della gente in metro perché loro stanno pensando ai fatti loro. Questo significa però che c'è una libertà di espressione a New York come da nessun'altra parte al mondo. Io posso andare vestita così a New York e nessuno batte neanche ciglio perché c'è qualcuno che probabilmente sta andando in giro in mutande. Fanno meno 40, c'è la neve, non gliene frega niente a loro. E a me questa cosa piace tantissimo. E che tipo di umanità hai trovato? Molto vera, nel senso che ognuno appunto pensa ai fatti propri, ognuno è molto. Ogni volta che vedi un americano, o anche per esempio se vedi film, lo stereotipo del newyorkese è quello che ti manda a quel paese se gli stai passando vicino, il che è assolutamente vero, è uno stereotipo molto vero, ma allo stesso tempo se c'è qualcosa che non va, se hai qualunque tipo di problema e vai da un newyorkese, sei tranquillo che l'aiuto lo trovi. Quindi sono le stesse persone che ti possono mandare a quel paese se poco li guardi mentre stai camminando, ma se gli chiedi una mano effettivamente ti aiutano. Che trovi a livello di meritocrazia, cioè come la interpreti? È un altro mondo. Io sono abituata alla meritocrazia italiana, che è zero. Infatti non ti è venuto neanche il termine? No. Come l'hai chiamata? Zero. Meritocrazia. È assolutamente inesistente in Italia e quindi arrivare in America e sapere che se qualcuno mi prende, se qualcuno mi accetta, è perché effettivamente me lo merito, è un grandissimo passo avanti. Ti senti quasi di essere in un mondo civilizzato perché sai di avere possibilità, perché da qualche parte ci sarà qualcuno che cerca una persona come te. Quindi per quale motivo l'Italia ti ha respinto? Come ha fatto a respingerti l'Italia? Dove hai trovato dei lack, delle problematiche? Innanzitutto appunto la meritocrazia, completamente inesistente, il metodo diciamo che la gente approccia per le persone che non sono esattamente come tutti gli altri è assurdo, nel senso che tu non sei in grado di essere te stesso senza essere giudicato, non puoi essere te stesso in Italia. Se io andassi vestita così in Italia probabilmente avrei qualcuno che mi mena dietro un vicolo. Magari ti direbbero non siamo nel 600. Capito? A me piace da morire invece. Anche a me. Però appunto mi rendo conto che l'Italia dal punto di vista poi soprattutto dell'arte è rimasta molto indietro e non ci sono opportunità. In Italia gli artisti vengono pagati a sputi e preghiere. Non hai modo di vivere con l'arte in Italia. Questa invece è una cosa che in America non esiste. Lo so perché l'ho vissuta anche in prima persona, quindi cantando mi sono resa conto che poi dopo insomma ho dovuto chiudere un capitolo. Ti chiedo quindi, tu mi accennavi al fatto della scuola, quando hai fatto il liceo, hai dovuto poi cambiare città, quindi sei andata da Ostia a Torino. Sì. E raccontami quello che mi hai detto prima rispetto al fatto che non hai potuto scegliere un corso adatto a te, perché altrimenti non accettavano che tu facessi danza, che lo volevi fare a livello professionale, quindi anche un po' miope come cosa, no? Un insegnante che comunque non spinge verso quello che tu senti di fare, che poi tra l'altro a 20 anni è difficile, a 10 anni è difficile capire cosa uno vuole fare, tu già lo sapevi, sì. Quindi stavi avanti. E cosa è successo? Di base cosa è successo? Io i primi 2 anni di liceo ero a Ostia e studiavo in un liceo linguistico,
E io sono sempre stata una grande fan, diciamo, di imparare lingue, perché una delle cose che adoro è parlare con la gente, essere in grado di comunicare con le persone, e il modo migliore per farlo è imparare lingue diverse, perché purtroppo l'italiano è parlato in Italia e basta. Purtroppo però io all'epoca viaggiavo molto per via della danza, andavo a fare stage un po' da tutte le parti del mondo, ma principalmente andavo in Russia, e questa cosa ai miei professori non andava bene, nonostante io facessi letteralmente di tutto per fare in modo di rimanere comunque a pari con tutto il resto. Io una settimana prima di partire andavo da tutti i professori e mi facevo fare la lista dei compiti che dovevo fare, i capitoli da studiare, facevo fare tutto. Qual era la tua media? Avevo una media abbastanza alta, i voti più bassi che avevo erano intorno al 7. Ma soprattutto alcuni professori mi hanno preso di mira per il fatto che io mancassi così tanto, nonostante avessi comunque buoni voti. Nonostante avessi buoni voti, nonostante non fossi mai rimasta indietro, nonostante tutto questo non gli interessava. Il problema era che io non ero presente in classe, e secondo loro, siccome io non ero presente, avrei dovuto smettere danza. Non c'è un'organizzazione in Italia che ti permette di fare una cosa a livello agonistico, che sia danza o che sia altro, Qualunque perché ce ne cosa, sono qualunque tantissimi cosa. di sport e di cose comunque a livello anche artistico, che combini con la scuola. Quindi cosa hai fatto? Ho fatto un'audizione e sono andata in un'altra scuola a Torino, mi sono trasferita quando avevo 16 anni. E praticamente mi è stato detto che c'era una specie di connessione con questo istituto tecnico commerciale in cui io sarei potuta andare. I professori già conoscevano molti degli studenti di questa scuola, se avessi dovuto mancare dei giorni per qualunque motivo non ci sarebbe stato problema. Io spesso dovevo uscire prima per andare a fare lezione, quindi mi saltavo, che ne so, l'ultima ora, e non era minimamente un problema per loro. Io ovviamente, partendo dal linguistico, andando a fare amministrazione, finanza e marketing, diciamo che non è andata proprio bene, quindi la mia media è calata, ovviamente, perché non erano materie che io capivo di base. Non era la tua indole, non No, era quello che hai scelto, decisamente ovviamente. no. Ma diciamo, non avere più il problema dei professori che ti giudicano perché stai facendo una cosa che ami era un altro universo, ti dava una tranquillità diversa, quindi non mi interessava che non avevo più la media dell'8 magari e ce l'avevo del 6, a me l'importante era che finivo l'anno. Per far capire a chi ci segue quanto è complesso anche il mondo della danza e quanto bisogna studiare. Sì. Quanto studiavi? Quante ore? Che dedizione devi dare una persona alla danza per farlo a livello agonistico e professionale? Quello che facevo io dipendeva molto da dove ero, spesso però diciamo era dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato, e di solito subito dopo scuola, quindi diciamo le 2, le 3 massimo cominciavamo e si finisce alle 6 e mezza, 7, 8, dipende dai giorni, dipende da cosa stiamo facendo. Poi se si stanno anche preparando spettacoli, le prove possono andare a oltranza alle 9, alle 10. Quindi 4-5 ore al giorno minimo Sì. di allenamento per arrivare al nocciolo della questione. Hai, diciamo, avuto anche dei genitori abbastanza open-minded, aperti di mente, che ti hanno fatto capire che forse all'estero avresti trovato delle soluzioni. Sì, A quanti anni sei andata via e come ti sei organizzata per andare via? Nel senso, prima hai detto che hai vinto? Ho preso una Hai borsa preso di una studio. borsa di studio. Praticamente sono andata via finito il liceo, quindi avevo appena fatto 19 anni, che li compio a settembre, quindi avevo appena fatto 19 anni, mi sono trasferita, sono andata in un dormitorio e sono rimasta lì dal 2019, quindi sono rimasta lì e sono stata contentissima della scelta che avevo fatto, perché ho trovato molti insegnanti russi a cui appunto, che era il metodo a cui ero abituata io sono abituata al metodo Vaganova, quindi il metodo russo. Ma mi sono resa conto che in America era completamente diverso l'approccio nei confronti proprio dell'essere umano, dello studente. A quel punto noi eravamo visti come persone, come studenti, mentre invece in Italia mi è capitato di essere vista come un oggetto che doveva essere rimodellato e sistemato e che non andava mai bene. Avere per la prima volta il rispetto dei tuoi insegnanti è stato un mondo diverso, un mondo completamente diverso. E quindi tu poi dopo questi anni hai fatto comunque un percorso di studi in America, parli americano che è quasi madrelingua, dopo vieni qua in Portogallo a trovare tua mamma, che vive qua da qualche anno, Sì, 4-5 anni. e decidi
di andare a insegnare in delle scuole, Sì. per provare a vedere come funziona. E com'è andata in Portogallo? Ti sei aperto un mondo? Come hai trovato? Decisamente. Che terra hai trovato? Che situazioni? Allora, è stato una cosa completamente nuova perché io sono, essendo molto giovane, di solito la gente quando comincia a insegnare così giovane va a insegnare ai bambini molto molto piccoli. Di solito funziona così. Siccome non parlo la lingua, purtroppo portoghese ancora non lo parlo, mi è stato chiesto di insegnare ai ragazzi più grandi, quindi dai 13 in poi praticamente. Il che per me è stato un grandissimo onore perché per quanto mi riguarda io fino all'altro ieri ero nella stessa situazione loro, quindi mi sembra strano. La cosa che mi ha fatto più strano è stato probabilmente una ragazzina di 17 anni che mi chiama professora e io così, a chi stai chiamando esattamente? Cioè non mi rendevo conto che stavano dicendo a me perché l'idea di essere io l'insegnante mi sembrava assurdo. Però ho trovato appunto questa passione per l'insegnamento perché penso che l'orgoglio che si prova nel vedere lo studente che sai che magari sta lavorando su qualcosa e che raggiunge l'obiettivo è qualcosa di meraviglioso, ti dà un orgoglio e proprio pura gioia nel vedere che il lavoro che lo studente sta facendo allora sta dando i suoi frutti e vuol dire che anche tu stai facendo qualcosa di giusto. Sono molto 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 contenta del lavoro che ho fatto, sono contenta dei ragazzi che ho conosciuto e sono contenta soprattutto delle risposte che ho avuto. Alcuni di loro mi seguono su Instagram adesso e mi chiedevano quando è che torni ad insegnare, questo tipo di cose. E veramente mi ha fatto capire che stavo facendo qualcosa di giusto. Quindi tu hai trovato subito lavoro in alcune scuole o comunque ecco in questo breve periodo che hai fatto qui in Portogallo di qualche mese, 4 Sì. mesi, e ti ha dato comunque una possibilità di farti anche questa esperienza di insegnamento. Sì, mamma aveva già dei contatti con queste scuole perché aveva lavorato con loro in precedenza. E quindi io mi sono ritrovata con dei direttori delle scuole che già conoscevano il mio nome in un modo o nell'altro e quindi sono stata particolarmente fortunata da quel punto di vista. Ho fatto delle lezioni di prova ovviamente prima di cominciare a insegnare, effettivamente ho fatto delle lezioni di prova e grazie a Dio sono andate bene, quindi meno male. Ma sono veramente tanto contenta di questa cosa, diciamo, e mi piacerebbe più avanti nella vita. Io adesso vorrei essere in grado di esibirmi prima di tutto, ma più avanti nella vita almeno so che ho una possibilità, diciamo, di insegnare perché veramente mi è piaciuto un sacco. Come sono i portoghesi? I ragazzi sono simpatici, i ragazzi sono molto carini, molto rispettosi, quindi quello sono contenta perché avevo un po' paura all'inizio che con il fatto che sono così tanto giovane magari alcuni mi avrebbero potuto vedere e dire sì, ma tu che ne sai? Fino all'altro ieri anche tu eri studentessa, quindi che vuoi? Che vuoi da noi esattamente? Mi aspettavo una cosa del genere, invece zero totale, un rispetto nei miei confronti che non mi aspettavo ma che sono molto contenta che sia venuto. Io un giorno avevo fatto una videochiamata con la direttrice di una scuola e 2 settimane dopo lei mi ha scritto ciao, puoi venire al nord domani? E io così, certo, impacchettiamo tutto, prepariamo tutto, prendiamo un treno e andiamo al nord perché noi adesso siamo al sud, siamo ad Albufeira e lei mi aveva chiamato per andare a Porto. Cosa puoi raccontare a giovani magari che vorrebbero fare la stessa cosa e come potrebbero muoversi? Possiamo dare dei consigli? Allora, il consiglio che io darei, a prescindere da dove decidete di andare, prendete i biglietti il prima possibile. Biglietti aerei costano e più si aspetta più costano. Quindi 6 mesi prima? Un anno va benissimo. Cioè, prima lo prendete meglio è. Se avete già un'idea di dove volete andare, se avete già un'idea di cosa volete fare, il prima vi organizzate meglio è. Ora, soprattutto New York è molto costosa. Il modo in cui me la sono gestita io in questi anni è stato Airbnb, quindi posti dove stare. Io sono stata per un anno intero ad Airbnb e quello è stato molto comodo. Più tempo stai, più ti danno sconti. Poi magari parlando anche con i proprietari ti possono dare una mano, ti possono venire incontro, quindi quello è ottimo. Andare a fare la spesa a Trader Joe's è il mio posto preferito per andare a fare la spesa. Come si chiama? Trader Joe's, perché è un posto in cui c'è una qualità del cibo accettabile, buona, e soprattutto non paghi un rene quando sei alla cassa, quindi sei in grado di fare una spesa di una settimana a $60 invece che 145.
È molto più facile di quanto la gente pensi trovare persone con cui diventare amici, perché tu potresti metterti a parlare con chiunque a New York e troveresti un amico. Questa è una cosa incredibile, proprio perché essendo che ci sono tutte persone da qualunque parte del mondo, innanzitutto trovi sicuramente italiani. Gli italiani sono facilissimi da trovare a New York, sono dappertutto, quindi loro sono facili da trovare a New York, ma se volete conoscere anche gente che non sono necessariamente italiani, è facilissimo approcciare una persona e cominciare una conversazione. Magari qualche newyorkese vi potrebbe mandare a quel paese, ma la maggior parte delle volte sono in grado di avere una conversazione. Se li vedete che sono tranquilli in faccia, se non vedete, non lo so, che sono al telefono, cose del genere, basic human decency, sarete in grado di fare amicizia con gente completamente a caso ed è meraviglioso. Quindi praticamente un ragazzo o una ragazza che ci segue potrebbe decidere di andare a fare una vacanza a New York e in 3 mesi magari trovare anche un lavoro. No? No, è una domanda. No, decisamente no. Lavoro sicuramente no. E come si può fare andare a New York e non fare soltanto una vacanza? Beh, andate a scuola, quello lo potete fare. Cominciate adesso per i prossimi 10 anni il processo per avere un visto lavorativo e a quel punto potete trovare lavoro. La visa card. Esattamente, un visto, qualunque tipo di visto lavorativo è praticamente impossibile. Se siete nel mondo dell'arte come lo sono io, rinunciateci a prescindere, perché non è praticamente impossibile. Provare la green card. Provare la green card, certo, in bocca al lupo, fate la lotteria. Non si sa mai. Io vorrei essere in grado di farmi una vita a New York, quello è il mio obiettivo, di essere in grado di farmi una vita lì. Mi rendo conto che è molto complicato da milioni di punti di vista, soprattutto perché purtroppo agli americani gli stranieri non piacciono, al governo americano gli stranieri non piacciono. Noi siamo fortunati perché siamo da uno di quei paesi che sì, siamo stranieri ma gli stiamo simpatici, quindi a noi va anche bene, ma è comunque molto 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 difficile. Quello che potete trovare in 3 mesi che vivete a New York senza conoscere nessuno è potete trovare una comunità, potrete trovare delle persone meravigliose, degli amici fantastici. Per esempio adesso che sto tornando ho già 3 persone che mi hanno detto: ah sì, non ti preoccupare, veniamo a prenderti, ti diamo una mano a sistemarti, cioè cose che magari uno non si aspetta in qualunque altra parte del mondo. Un'apertura mentale, insomma, notevole. Diversa, assolutamente sì. Però sicuramente potreste trovare delle esperienze meravigliose. Io per esempio adesso non sono più nel mondo della danza classica, nonostante è questo quello che insegno, però non sto più studiando danza classica, sto studiando musical, e quale posto migliore se non New York per studiare musical, quindi sicuramente quello è il posto dove andare per avere delle possibilità. Quindi ecco, l'idea è mettersi da parte dei soldi, sì, andare a New York, fare 2-3 mesi esperienza e poi andare a lavorare da qualche altra parte. Esattamente. In qualunque altra parte del mondo andate a lavorare, continuate a mettervi via dei soldi e nel frattempo, se volete, fatevi tutto il processo che è lunghissimo e impossibile, per ottenere un visto lavorativo. Modo principale è andare a studiare in qualche scuola, sperare in una borsa di studio, perché le università americane è risaputo che costano l'ira di Dio. Fatevi l'esperienza di vivere in una città così cosmopolita, così aperta a qualsiasi cosa, letteralmente qualsiasi cosa, e una comunità meravigliosa. E per crearsi una vita ci vuole tempo, ci vuole pazienza con il governo non solo americano ma anche quello, diciamo, del paese di origine. Che se noi pensiamo che il governo italiano è lento, il governo americano loro proprio, cioè, ti ignorano. È meraviglioso, è fantastico. È fantastico. Il mondo è bellissimo, conoscete gente. Imparate le lingue? Imparate le lingue, imparate l'inglese, quello sì. Imparare l'inglese, perché anche che sapete 4 parole in croce, vi ritroverete a un certo punto in un momento in cui vi servirà. Imparate l'inglese. I vostri amici internazionali vi insegneranno tutte le altre lingue. Allora, Aurora, che bella intervista, grazie. Grazie a te. È stato bellissimo. Io, insomma, ti auguro veramente il meglio e un giorno che vivrai a New York, ospitami, anche a Leonardo, ospitaci e noi veniamo sicuramente a filmare il nuovo, diciamo, il nuovo paese che ti ha accolto, perché sicuramente un visto te lo darà qualcuno. Te lo daranno.
Ciao. Dita incrociate, dita incrociate. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te.